Ciao Marco. Vai là, ciao Nicky. Come la forza dell'acqua scava la pietra, così, con la forza dell'acqua e della pietra, noi scaviamo il vetro. Quando si comincia a lavorare su un'incisione sul vetro, bisogna partire da un disegno e il disegno si comincia a scavare partendo da un'immagine che si ha nella mente e poi si comincia a scavare, si scava e si riscava finché non si tira fuori l'anima dell'opera. Ho cominciato a lavorare il vetro nel 2009. Subito appena finiti gli studi di latino, greco, insomma ho fatto un liceo classico e va da sé che dopo il liceo classico di solito si fa l'università, normalmente, per avere qualcosa in mano si dice. Però pur avendo apprezzato tanto questi studi che ho fatto, non lo so, c'era qualcosa che mi diceva che dovevo fare qualcosa con le mani, ecco. E quindi così, mi ricordo durante che preparavo gli esami, stavo mangiando con mio padre perché lui tornava da lavoro, gli facevo da mangiare e mangiando insieme gli ho detto: senti papà, io non voglio andare avanti con gli studi, voglio imparare a incidere, gli ho detto, perché avevo già lavorato in precedenza, no, qui, durante le estati. Mi aveva piaciuto, mi era sembrata una cosa bella. E soprattutto sta roba dell'incisione era una cosa che comunque in famiglia non faceva nessuno. 3 giorni, mi sembra, 3 giorni dopo l'esame di Stato, già ero qua. Che lavoravo, ero in ditta che lavoravo con mio padre, mio zio e mio cugino Andrea. Mi sembra novembre 2009 sono andato a domandare a Luigi Camozzo, un incisore bravissimo insomma, se potevo andare da lui a fare un corso insomma di 40 ore per provare a incidere. E niente, il merito, sì, vieni pure, e così a novembre ho cominciato questo corso e da lì ho cominciato a lavorare, a vedere insomma un po' cos'era l'incisione, cos'era sto mondo insomma, perché non sapevo quasi niente prima, cioè l'avevo visto fare, avevo visto incisioni di tutti i tipi, però non mi ero mai sporcato le mani. E quando sono stato da Camozzo mi sono iniziato come anche a vedere un mondo molto più ampio. E niente, finito sto corso non è che uno può dire so incidere in 40 ore. E devo dire che
un po' alla volta. Mi sembra ho fatto 3 mesi di prove. Cioè 3 mesi di prove di porcheria, insomma. Cioè robe proprio brutte. E dopo, al terzo mese, ho fatto il primo specchio. È stato tutto un crescendo, nel senso, partendo dalle cose più semplici, nel senso che qua in azienda non essendoci nessuno che incideva, avevo diciamo un po' carta bianca, ecco, nel come fare le cose. Magari mi davano qualche consiglio, ma dopo alla fine come farlo decidevo io. E sta cosa è stata anche figa perché è bello avere un maestro che ti dice come fare, come provare, però è anche bello, insomma, quando sei da solo, che è come scoprire una cosa nuova. Ogni incisione che devi fare è una cosa nuova e ogni volta dovevo per forza essere all'altezza di quello che dovevo fare, perché sennò non, insomma, ero l'incisore della ditta ormai. Già mio nonno e mio zio facevano questo lavoro, mio nonno e mio prozio facevano questo lavoro e quindi un pochino penso si trasmette nel sangue, no? Questa cosa qua, però mio nonno e mio zio non li ho neanche mai conosciuti, ho sentito solo parlare di loro, erano due, insomma, personaggi interessanti, no? Perché mio nonno, insomma, incideva, disegnava, faceva decorazioni, poi strimpellava il violino, cantava l'opera, era, insomma, un personaggio, insomma, completo, insomma, da conoscere, e quindi ho sentito solo parlare. Poi mio prozio, insomma, ho sentito parlare che lui grande imprenditore, nel senso grandi incisioni, 2 o 3 ditte, insomma, con cui ha lavorato, collaborato, poi ha fatto la guerra della prima guerra mondiale, quando aveva 17 anni penso, fosse artigliere. È stato il primo, diciamo, a Murano a incidere con la ruota di pietra, quando ancora si usava il rame, e la ruota di pietra velocizzava parecchio i tempi e non ci si sporcava, perché lui odiava sporcarsi le mani e diceva che le polveri, non gli piaceva respirare le polveri dello smeriglio, eccetera, le mani sporche, eccetera, e lui, quando ha scoperto questa cosa che si incideva a pietra, l'ha portata a Murano e lui è stato uno dei primi, insomma, a inserire questa lavorazione, ecco. Possedeva questa azienda che andava molto bene all'epoca e quindi, insomma, tutti ricordano i fasti e le cene che offriva questo zio così, diciamo, ricco. Tanto che lo chiamavano zio dollaro. Per esempio mio nonno non l'ho neanche mai visto, invece mio prozio, che è Guglielmo, che ha lavorato alla Salir, è uno dei fondatori, insomma, lui l'ho conosciuto per la prima volta quando ho compiuto 100 anni. La ditta Salir è stata fondata nel 1923 da un gruppo di ragazzini che avevano 20 anni e i fondatori erano il signor Toso Decio, Paolo Giuseppe, dopo c'era Barbini Guglielmo, Dino Martens e basta. No, c'è un altro qualche forse. altro. C'è un altro che nome Non mi ricordo. è È un'altra persona, un altro. Comunque in 5. da ricercare. Sì.
stata fondata E così. in breve tempo sono rimasti soltanto Dei Ciottoso e Giuseppe Dal Paus, soci. Sì. E da allora, proprio dopo un anno o due, sono sempre rimasti loro. A un certo punto siamo subentrati noi, figli di Dei Ciottoso e Mario Dal Paus. Io ho cominciato nel 52 e non ho studiato molto, poiché non ero un ottimo studente. Mio padre, da vecchio muranese, chi non studia va a lavorare, e a 14-15 anni mi ha portato alla Salia e mi sono seduto a fare l'incisore sotto Balsamo Stella, che già lavorava per la Salia. E di lì ho cominciato il mio iter, e quindi da giovane ho fatto l'incisore, proprio cominciando da zero. E allora tutti i giovani dovevano fare tutto, e al sabato bisognava pulire pavimenti e si faceva questo. Non cominciai nel 56-57, però venivo solo d'estate, perché dopo andavo a scuola all'istituto d'arte, dovevo imparare a disegnare, che mi serviva moltissimo per fare tutte le robette che facciamo ancora adesso. E adesso io vado in vacanza e gli altri invece venivamo qua a imparare a lavorare. Addirittura venivo qua delle volte che ero talmente piccolo che toccava mettermi dei cuscini sotto sul tavolo perché non arrivavo alle rovette. E dopo nel 62-63 che ho finito scuola, sono venuto qua e da che volta sono ancora qua. Spero di stare ancora tanti anni. Con la Salir io ho sempre sentito nominare questa ditta, insomma, però senza conoscere la realtà di questa ditta, il passato di questa ditta, senza approfondire troppo. Poi per questioni anche pratiche e anche di curiosità ci siamo interessati come a questa ditta. Abbiamo conosciuto Mario e Gigi, che ci hanno chiesto di fare delle incisioni per loro, con i disegni loro, con dei modelli di bicchieri, di vasi, di specchi anche loro. E quindi un po' alla volta ci siamo anche conosciuti più profondamente, non solo per sentito dire. E abbiamo lavorato, insomma, così, anche in maniera orgogliosa per questa ditta, sapendo il passato che ha questa ditta, perché noi sappiamo che comunque hanno lavorato con i migliori artisti, hanno sempre avuto grandi incisori, insomma, al loro interno, che collaboravano con grandi disegnatori. Nel passato sicuramente era un grande nome, ecco, e quindi noi siamo venuti a conoscenza non subito, ma un po' alla volta, ecco, anche man mano che si intrecciavano rapporti, insomma, con quest'altra ditta. E di questa ditta sappiamo, insomma, l'ho conosciuta per il fatto che comunque mio prozio è stato uno dei fondatori, però anche quando ho fatto il corso con Gigi Camozzo, lui mi parlava molto di questo Pelz che incideva e di questo Balsamo Stella che disegnava, e da lì mi sono come incuriosito, perché insomma ho visto delle foto in internet anche dei disegni e delle incisioni che sono molto belle. Appena ho cominciato a fare prove sul vetro, incisione così, avevo dei disegni, delle riproduzioni dei disegni di Balsamo Stella qui in laboratorio, e subito mi sono messo a riprodurla, a fare delle prove di queste figure di donne un po' stilizzate, disegnate da Balsamo Stella. E infatti quando ho fatto le prime prove, le ho disegnate, dopo le ho incise,
suonato dal mio maestro, gli ho mostrato, guarda, ho fatto queste figure di donne, così. E lui appena le ha viste mi ha detto, anni 30, Balsamo Stella. Questo deve essere Balsamo Stella. Questo è Vittorio Zecchin. Perché gli era contemporanei, no? E poi lui mi ha spiegato più approfonditamente, insomma, cos'erano queste figure che hanno creato proprio uno stile. Non ti annoi mai, ecco, quando fai le incisioni coi disegni di Balsamo Stella. Balsamo Stella, ottimo disegnatore e artista, e Franz Pelzer, meraviglioso incisore tecnico, e quindi sono venute fuori cose meravigliose. In più c'era Vittorio Zecchin, che era amico dei nostri genitori, e allora poco lavoro, e quindi era disposto a lavorare anche per noi per poco, insomma, e ha fatto disegni molto importanti che sono diventati disegni e oggetti che fanno la storia degli anni 50, dei primi anni 50 del Novecento. In quel periodo Murano intanto che c'era tanto lavoro, che c'era tanti operai che venivano da Venezia, da Burano, da Chioggia addirittura qua a Murano, quindi che c'era abbastanza lavoro. E dopo c'era quello di salire, perlomeno c'era un ambiente abbastanza, come si potrebbe dire, familiare, chiamiamolo così, che c'era un sacco di ragazze che le ragazze facevano la decorazione, mentre l'incisione sul vetro veniva fatta solo da maschi, qui. Allora. E dopo che devi fare legnameria, che è una cosa importantissima, perché le specchiere, se parte dal fusto in legno, dopo vengono tagliati i pezzi di lastra, che vengono dopo mollati, che dopo li vengono incisi, li vengono argentati, insomma, cioè un migliaio di fusti, di sagome per poter ricavare il fusto che dopo venirà messo da trio di tutti quanti gli specchieri. Cioè, noi al lavoro qui lavoriamo in un team e quindi siamo attualmente in 8 e e ognuno si occupa di un campo, diciamo, specificamente. Diciamo che abbiamo cominciato in 4, eravamo mio padre, mio zio, mio cugino Andrea, che si occupa dell'argentatura, della verniciatura, di tutto il campo in cui che riguarda appunto le argentature, insomma, di lampadari, di specchi, eccetera. Poi sono arrivato io, che non sapevo ancora incidere, però un po' alla volta ho cominciato a incidere e un po' alla volta mi sono occupato sempre più di quello, di disegno e incisione. Poi quando vedevamo che non riuscivamo a stare dietro a tutta la parte, diciamo, burocratica di un'azienda, tutta la parte delle pubbliche relazioni di un'azienda, tutti i pagamenti, i soldi, tutte queste cose qua, insomma, che a un artigiano non sono mai simpatiche, abbiamo pensato di prendere un altro elemento che è il mio cugino Pietro. Dopo di Pietro abbiamo preso a lavorare Matteo, che è mio fratello, che laureato in ingegneria è venuto e lui ha portato tutta la parte tecnica del disegno. Negli ultimi tempi, insomma, abbiamo preso questo macchinario a waterjet per tagliare, che con un getto di acqua e sabbia taglia il vetro, il marmo, il legno, il ferro, eccetera, qualsiasi cosa. Praticamente quando questo macchinario è arrivato lui lo sapeva già usare. Sarebbe previsto per questi macchinari un corso, ma lui con le sue conoscenze di disegno tecnico, i programmi,
computer, eccetera, sapeva praticamente già usarlo. E quindi adesso lo usa lui principalmente. Anche questo ci ha permesso di fare cose che prima non potevamo fare, solo con, diciamo, le abilità delle mani. Poi col tempo abbiamo preso anche mio fratello Marco, che le avevamo proposto già altre volte, però lui era con i suoi lavori, voleva rimanere indipendente. Poi alla fine siamo riusciti un po' a convincerlo a venire a lavorare in famiglia così, anche perché non faceva assolutamente un lavoro artistico. E quindi l'abbiamo accolto insomma con entusiasmo anche il suo arrivo, perché con i suoi studi comunque al liceo artistico, all'Accademia delle Belle Arti, è stata una cosa buona che lui venisse a lavorare con noi, perché adesso ho chi disegna per me cose molto molto meglio di come le farei io. Una figura fondamentale del team è mia sorella, unica donna della ditta, che si occupa di montaggio degli specchi e di argentatura. E poi, come ultimo, abbiamo preso mio cugino Filippo. Mio cugino Filippo che sta imparando da mio zio tutta la parte che riguarda la molatura. Sia anche il taglio, insomma quelli che si fanno ancora a mano, e sia la molatura. E quindi un po' alla volta vedrà di sostituire completamente mio zio quando lui non verrà più a lavorare, insomma. E poi mio padre si occupa ancora di montatura, montaggio, rifinitura e così, finché avranno voglia di lavorare, insomma. Entrambi sanno che sono i Benaccetti, insomma, in ditta. E la Salire, come tante altre ditte a Murano, non hanno avuto un ricambio generazionale, mentre noi, che siamo tra cugini e fratelli, siamo 17, siamo riusciti a inserire nella ditta 7 elementi e lavoriamo tutti insieme in questo team, e siamo riusciti a dare un seguito al lavoro dei nostri genitori, mio padre e mio zio, che vegliano ancora su di noi, e noi lavoriamo insieme con loro, sì. E noi altri siamo restati i due figli di Toso e Dal Paus, e siamo rimasti i due figli che andiamo avanti ancora. Purtroppo i nostri discendenti, uno fa l'avvocato, e quindi qua addirittura certe cose viene qua e sembra un turista quasi, perché non sa proprio niente. E mia figlia lo stesso, non si interessano, per modo di dire, portano gli amici a vedere, che bello, però non conoscono nella lavorazione né niente, insomma, di questa ditta. E io e Toso, fra qualche anno o fra anche meno, smetteremo di lavorare, perché uno ha 80 anni e io ne ho 75, quindi siamo vecchietti. E quindi certe cose non le possiamo più fare, e se c'è qualcuno interessato a continuare la cosa, noi siamo ben aperti a tutte le soluzioni. La GAS a Murano del 2018
è stata una bellissima esperienza per me, perché ho cominciato a sentir parlare di questo evento giusto quando lo stavano organizzando qua, e quando mi hanno chiesto di partecipare io ho detto subito di sì, e niente, sono stato molto entusiasta di partecipare, di essere stato come selezionato, insomma, per partecipare, perché non è scontato, insomma. E poi i giorni della GAS, devo dire, sono stati molto belli, perché ho conosciuto altri incisori, altri lavoratori di fornace, insomma, maestri, che non avevo mai sentito parlare, ma che mi ha molto affascinato, perché ho visto come nel mondo ci sono tanti altri artisti, insomma, oltre Murano, molto molto bravi, insomma. È stato 3 giorni proprio fantastici, nel senso che si correva da una parte all'altra per andare a vedere questo, per andare a vedere quello, insomma. Non facevi ora a finire di vedere, non so, che lavorava uno, poi guardavi il programma e correvi dall'altra parte. No, è stato bello. Poi tante persone amiche, insomma, di cui si beveva una birra tra una performance e l'altra, ci si divertiva, insomma. È stata una bella esperienza, organizzata in maniera impeccabile, devo dire. Prima, quando mi stavo preparando per diciamo, la performance che dovevo tenere, non conoscevo neanche ancora la realtà, e quindi mi sono adoperato pensando a cosa presentare, insomma. È stato bello perché è stato uno spazio in cui ho potuto presentare una mia idea. Era come collegare, cioè un pallino che avevo da sempre avuto, cioè collegare l'incisione alla musica, cioè la vibrazione del vetro che potesse creare come una sintetizzato, che potesse creare musica, insomma, una serie di suoni interessanti, ecco. E questa è stata l'occasione in cui ho potuto provare, insomma. La cosa bella, secondo me, è stato proprio il fatto di collegare un'incisione classica che si fa da centinaia di anni, così, a un microfono, e dire questa cosa si fa da centinaia di anni, però nessuno ha mai sentito come suona. Quello che mi ha insegnato la conferenza è che la cosa fondamentale per il futuro è appunto la collaborazione e la condivisione, e che al giorno d'oggi i segreti non hanno più senso di esistere.